La Svizzera non è famosa solo per il cioccolato, gli orologi e i formaggi, ma anche per i suoi numerosi referendum, in cui i cittadini sono chiamati a votare direttamente su questioni di politica pubblica. Per carità, nulla di più democratico e non ho nulla da obiettare su questo. Tuttavia, di recente, nel cantone di Zugo, dove risiedo, un referendum ha portato all'approvazione con il 72% dei voti di una revisione della legge forestale che segna un cambiamento significativo per gli appassionati di attività all'aperto, in particolare i mountain biker. Il regolamento prevede un giro di vite significativo. I ciclisti non potranno più utilizzare sentieri boschivi, ma dovranno limitarsi alle strade forestali. Questa nuova restrizione rende evidente il crescente malcontento tra chi, come noi mountain biker, si sente improvvisamente limitato nella possibilità di godersi appieno l'esperienza di esplorare la natura, soprattutto di percorsi non conosciuti. Le motivazioni alla base di queste norme sembrano legate principalmente alla protezione della flora e della fauna selvatica, minacciata dall'espansione delle attività ricreative all'aperto. Tuttavia, il risultato del voto, con così ampio margine di approvazione, lascia intendere che ci siano state altre forze in gioco. Tra queste, probabilmente, il conflitto crescente tra escursionisti e ciclisti. È un problema che si presenta in molte zone turistiche montane. L'aumento di persone che frequentano gli stessi spazi crea attriti, dove le diverse modalità di fruizione della montagna non sempre riescono a coesistere pacificamente. Un'altra spiegazione potrebbe risiedere nell'aumento esponenziale delle e-mountain bike, le mountain bike elettriche, che hanno reso più accessibili i terreni difficili anche a chi non ha una preparazione fisica adeguata, contribuendo ulteriormente alla sovrappopolazione dei sentieri. L'evidente crescita del segmento outdoor ha portato molti a porsi la domanda se i territori naturali possano davvero sostenere tali flussi di persone, e la risposta, almeno per il cantone di Zugo, sembra stata un chiaro no. Da mountain biker la frustrazione è tanta, non solo perché ci troviamo costretti a ridefinire i nostri itinerari, restringendo il raggio d'azione alle sole strade forestali, ma pianificare nuove escursioni in territori sconosciuti diventa un'impresa rischiosa. In molte occasioni, quando si disegna una traccia GPS per esplorare zone sconosciute, è difficile capire se i passaggi scelti siano single track, ormai vietati, o strade forestali, con il rischio di dover fare dietrofront o di infrangere involontariamente le nuove regole. Questo limita drasticamente la libertà e l'avventura, che sono parte integrante del piacere di andare in mountain bike. Un aspetto preoccupante è che, sebbene queste restrizioni siano al momento circoscritte al cantone di Zugo, non è detto che altre regioni svizzere o addirittura alcune zone italiane, per preservare soprattutto i parchi nazionali, non possano seguire l'esempio. Il fenomeno del sovrappopolamento turistico è una realtà che sta interessando molte località montane e la pressione esercitata dalle comunità locali per preservare i loro spazi naturali potrebbe portare ad adottare misure simili altrove. Il risultato così netto del referendum lascia quindi un senso di impotenza. Sembra quasi che una parte della popolazione più orientata verso attività lente come l'escursionismo abbia prevalso con decisione su quella dei ciclisti, vedendo in noi una minaccia per la pace e la tranquillità dei boschi. Tuttavia sarebbe stato auspicabile trovare un compromesso che tenesse conto delle esigenze di tutti. La domanda ora è se questo modello di gestione del territorio rimarrà isolato o diventerà una tendenza più ampia, lasciando i biker a dover rinunciare a una parte fondamentale del loro sport, l'esplorazione e la scoperta dei luoghi più remoti e affascinanti. E voi cosa ne pensate di queste nuove regole per i mountain biker? Vi sembrano misure giuste per proteggere l'ambiente oppure troppo restrittive per chi ama esplorare la natura su due ruote? Condividete la vostra opinione nei commenti. Siamo curiosi di sapere come vedete il futuro della mountain bike in un contesto sempre più regolamentato. E con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.